Microsoft Copilot, finalmente disponibile per tutti. Che tu lavori in una grande organizzazione, in una piccola realtà o come libero professionista, hai finalmente accesso al tuo Copilot. Ma che cos'è Microsoft Copilot? È il risultato dell'integrazione di OpenAI, il cervellone che sta dietro ChatGPT, all'interno dell'ecosistema Microsoft. Quindi, in parole povere, noi ce lo ritroviamo su PowerPoint, con la promessa che possa aiutarci a fare le nostre presentazioni. Dentro Excel, che ci aiuti a fare i nostri calcoli, a pivotare per noi, a scrivere le formule, dentro Word, a scrivere i testi, dentro Outlook, a scrivere le mail, e dentro Teams, che ci aiuti a sintetizzare i meeting o magari identificare gli action items se siamo entrati in un meeting in ritardo. Il bello poi è che tutto questo si può collegare, quindi io posso creare una presentazione PowerPoint caricando dentro Copilot dei file Excel, Word, sui quali ho lavorato e presenti sul mio SharePoint, e da quelli creare una presentazione. In generale Copilot è uno strumento che è connesso a internet, quindi ci aiuta con le ricerche tramite l'integrazione su Edge, e lo vediamo fra poco, ma soprattutto opera in sicurezza all'interno del tuo SharePoint aziendale, ed è per questo che promette di essere l'integrazione dell'AI all'interno di un contesto professionale. Ti ricordo che oggi altri sistemi molto famosi, come ChatGPT o Claude di Anthropic, hanno fatto fatica ad entrare e sfondare le barriere della grande organizzazione, come il mondo corporate, per il semplice fatto che non si capisce dove vanno a finire le informazioni che inseriamo lì dentro, e di conseguenza c'è stata una certa reticenza nel condividere informazioni sensibili, spesso fonte di vantaggi competitivi. Ma con Copilot tutto questo si risolve. In questo video voglio analizzare le funzionalità principali e capire insieme a te come poter utilizzare Copilot per migliorare la nostra produttività. Dai, vediamoli insieme. Ok, partiamo da un nuovo PowerPoint e mettiamo alla prova Copilot. Per prima cosa troviamo l'iconcina direttamente nel menu Home. Interessante, io potrei decidere di aggiungerlo alla mia barra di accesso rapido. Se non sai cos'è la barra di accesso rapido, sappi che è uno strumento che ti può risparmiare ore di lavoro. Ti lascio un video in cui vedi come settarla. Nel frattempo io apro Copilot ed eccolo qua, sidebar in cui possiamo in maniera molto intuitiva scrivere. Ci dà già dei pre-prompt, quindi questi prompt: create a presentation from file, add a slide about, sono semplicemente dei prompt che possiamo utilizzare, basta cliccarlo, lui già ci prepara il testo qui e mi suggerisce i file da utilizzare all'interno di Copilot. Io posso scegliere ad esempio un mio articolo e di creare la presentazione a partire da questo file Word. Questo file è un file presente sul mio SharePoint, quindi è chiaro che lui sta andando a pescare direttamente dal mio SharePoint con un link. Peraltro è uno dei file recenti. Attenzione, perché una cosa che ho notato è che non è possibile fare una selezione di un file sulla base di un sistema di esplora file, non c'è un sistema di navigazione, ti permette di selezionare solo gli ultimi file. Diversamente ti toccherà andare a creare il link su OneDrive o su SharePoint e incollarlo dentro Copilot se vuoi richiamare un file. Almeno per il momento mi sembra che funzioni così. Sta riassumendo l'articolo, quindi si tratta di un articolo in cui parlo delle 13 strategie di aggancio iniziale per presentazioni, ti lascio il link in un commento nel video, e lui ha riassunto, capito perfettamente di che cosa si parla, dall'introduzione alla conclusione, e poi lista tutte le tecniche. Adesso sta generando la presentazione, devo dire che la percentuale di avanzamento è abbastanza rapida e soddisfacente. Vediamo che cosa genera. Adding speaker notes, interessante, quindi questo vuol dire che lui dovrebbe aver scritto anche le note relatore sulle quali poi noi dovremmo lavorare, sulle quali ci dovremmo preparare per fare la presentazione. Questo è molto interessante, adesso lo andremo a verificare. Ecco qua, nelle note relatore qualcosa c'è, qua mi dà la fonte, ok, AI generated content might be incorrect, come al solito le AI. Mettere mani avanti, ok, l'agenda, qua non è altro che una sintesi dell'agenda, niente di speciale. Vediamo nelle slide successive. How to, couldn't be great. Ok, quindi un piccolo discorso, effettivamente lui te lo scrive. In this presentation we discuss how to hook your audience from the very first slide. Did you know that 90% of your audience is lost within the first 5 minutes? We'll explore ways to keep them engaged and attentive throughout your presentation. Ok, quindi fondamentalmente mi sta scrivendo le note della mia presentazione. Questo è molto interessante anche perché ormai con le tecniche di text to speech io potrei prendere questo testo, registrare
clonare la mia voce e praticamente la presentazione potrei montarla insieme in un secondo, quindi potrei non doverla neanche presentare, potrei utilizzare queste note e far leggere a un AI con la mia voce la presentazione. Interessante. Ma andiamo alla presentazione in sé e analizziamo il risultato che ha creato. Da un punto di vista grafico devo dire che tutto sommato non è neanche malissimo, è abbastanza basilare e certo è che ha utilizzato un branding completamente inventato. Quindi è chiaro che su questi colori bisogna lavorarci. Se entro nello Time Master, lui ha creato effettivamente tutto il master, quindi ha lavorato a livello di tema. Da un punto di vista tecnico, PowerPoint ineccepibile, ha lavorato in maniera corretta. Non ha generato layout a caso, interessante. Torniamo alla presentazione, vediamo la struttura e lo storytelling. Allora, è partito da un'agenda, ok, approccio abbastanza tradizionale, abbiamo un'introduzione, come appunto menzionato nell'agenda, dopodiché una parte di introduzione del contesto, perfetto, tutte informazioni prese dal mio articolo, quindi assolutamente rilevante, benissimo, tutta parte di contesto. Ok, dopodiché entra nel merito, comincia a raccogliere qualche esempio, mette in evidenza alcuni tips, qui va a capo, ok, quindi chiaramente poi ci sono dei ritocchi da fare, ma sappiamo benissimo che l'AI bisogna essere bravi a dare un input, ma bisogna essere ancora più bravi a valutare e giudicare l'output, sempre evitare il copia e incolla. Ok, vediamo un altro po'. Queste sono delle tecniche che vengono dall'articolo, bene, quindi riassume tutte le tecniche fino alla fine, ok, questo è un video, perfetto, ok, d'accordo, interessante. Allora, vediamo che cosa si può fare a questo punto. Quindi lui mi ha detto ho creato 33 slide, ho incluso le speaker note, ho aggiunto le immagini. Puoi utilizzare anche Designer per cambiare layout. Designer che cos'è? Designer sappiamo tutti è questo strumento di Microsoft, esiste da una vita, ti permette fondamentalmente di andare a scegliere dei layout già pronti. Non è malaccio, ok? Chiaro, da qui a realizzare una presentazione lean di strada ancora ce n'è, però guarda che carino questo dove per esempio ti va a recuperare le icone. Questo è uno smart art, noi sappiamo con i trick di PowerPoint che possiamo sgrupparlo, possiamo addirittura sgruppare l'icona se è un SVG, ma no, non me lo permette, quindi questo vuol dire che l'icona la devo usare così com'è, però quindi questa è un'immagine, non è un SVG, per cui non ci posso fare grandi cose. L'immagine può piacermi, può non piacermi, ma io per esempio potrei chiedere a Copilot di cambiare change the picture on this slide with a more impactful and emotional one and make sure it is bigger. Ok, vediamo. Vi ho chiesto di utilizzare una foto più emozionale e che sia più grande. Vediamo se effettivamente ci riesce. Ok, niente, mi sta dicendo che non lo può fare, che devo necessariamente farlo io a mano. No, add you add a picture on this slide. Ok, vediamo, gli dico di no e che voglio che sia lui a farlo. Ok, no, non ci piace. Complete this slide with a relevant picture. Ok, ci sta pensando. Niente, quindi questo non lo fa. Punto negativo, caro Copilot, questo non ci piace tanto. Ok, conclusioni, interessante. Quello che mi chiedo è, ma se io ho una slide con queste conclusioni, è possibile highlight the keywords in the text on this slide by making them bold? Cioè lui può fare le keywords su questa slide mettendole in grassetto, magari dopo possiamo provare anche a fargli fare un cambio di colore. Vediamo intanto se le identifica. Sì, lo fa. Ok, change the color of the keywords in purple. Vediamo. Ah, ok, questo non l'ho fatto. Va bene, quindi effettivamente mi ha fatto highlight delle keyword, non male, però da qua poi il colore non riesce a cambiarlo. Ok, attenzione, una cosa da notare è non c'è un CTRL Z,
Se io gli chiedo di andare indietro, lui non va indietro, quindi occhi aperti ragazzi, perché una volta fatta una cosa non si può tornare indietro. Un'altra cosa molto carina che ho notato è che lui ci suggerisce dei prompt, quindi in questo momento non so cos'altro chiedergli, posso andare a vedere la libreria dei prompt e vedere un pochettino che cosa si può fare. Vediamo, ad esempio, aggiungi una slide di agenda. Ok, noi ce l'abbiamo già, quindi non aggiungerò una slide di agenda. Aggiungi una slide rispetto a un determinato argomento. Ok, genera una presentazione. Ok, va bene. Allora, facciamo una cosa. Proviamo a generare una nuova presentazione about Lean Presentation Design Methodology and the founder Maurizio Lacava. Vediamo che cosa fa. Quindi gli ho chiesto di creare una presentazione sul Lean Presentation Design, che è la metodologia che ho sviluppato io, che permette di creare presentazioni più efficaci in tempi più rapidi. E ok, mi sta chiedendo cosa fare con questa qui. Create a new presentation will replace your existing slide, so you may want to save. Create a new draft. Non mi interessa salvare questa presentazione, quindi andiamo avanti. Ok, sta creando una presentazione sulla base dell'Lean Presentation Design. Vediamo, lui dovrebbe andare online e recuperare delle informazioni. Vediamo che cosa ha fatto. Ok, Lean Presentation Design Methodology. Ok, vediamo, il branding completamente inventato. Benefit della metodologia, d'accordo. Increase the engagement, improves, va bene, ci potrebbe anche stare. Maurizio Lacava, questo sono io, expert in presentation design, founder della metodologia, consultant and speaker, author of the books. Ok, can you add pictures of Maurizio's books? Vediamo se riesce a recuperare le foto dei miei libri. Ti ricordo che Copilot è di Microsoft e la piattaforma, il motore di ricerca di Microsoft è Bing, quindi lui dovrebbe lavorare tramite Bing per trovare delle immagini. Effettivamente ha trovato delle immagini dei libri, ma non sono i miei libri, quindi qua perdiamo colpi, buon Copilot. Vediamo un pochettino. Key principles of Lean Presentation Design Methodology, focus on the audience, simplify the message, use visual aids, tell a story, practice and prepare. Ok, questi sono assolutamente principi di cui io parlo nel Lean Presentation Design, sono forse un po' generali. Lean Presentation Design Process, ok, questi punti fanno parte del processo, ma non è questo il processo corretto, quindi ha preso spunto, ma non è 100% corretto. E poi delle conclusioni. Proviamo a fargli make the keywords highlighted in red color. Vediamo se questa volta ci evidenzia le parole chiave, ma in rosso anziché farle in grassetto. Sì, dai, lo ha fatto, questo non è male, interessante. Ok, andiamo nella libreria dei prompt, vediamo un pochettino cosa si può fare. Aggiungi un'agenda, va bene, aggiungi un'agenda. Vediamo se ci crea un'agenda a questa presentazione. Sì, lo ha fatto. Ok, and replace the bullet point with the vector icons, one icon per chapter, per point. Evitiamo che si confonda. Vediamo se ce la fa. Mi piacerebbe rimpiazzare il bullet point un po' tradizionale, un po' noioso, con delle icone. Vediamo se lo fa. Le icone PowerPoint ce le ha. Noi tra l'altro le utilizziamo tantissimo in MLC PowerPoint Add-in, abbiamo tutta una library dedicata alle icone e all'interno della quale ci sono più di 11 milioni di icone vettoriali, per cui se questa cosa ti incuriosisce ti lascio un link al video in cui trattiamo le icone su PowerPoint. You can find the bullets feature on the other, ok. I just want you to use icons to enhance the messages in the agenda. Ok, cerchiamo di essere un po' più generici, vediamo se ce la fa. Ci sta pensando? Ok, no, non riesce, questo non riesce a farlo. D'accordo. Andiamo a vedere se c'è qualche altro prompt interessante da testare. Create a presentation about, organize your thoughts, extract key information. Questo può essere interessante.
quindi io gli potrei dire summarize this presentation, quindi immagina che tu ricevi un documento di presentazione, non hai tempo di ok, non hai il tempo di lavorarci, di leggertela tutta, gli dai un summarize a Copilot e lui, vedi, ti riassume i punti principali. Quindi questo può essere utile per riassumere una presentazione, perché no? Se io invece devo creare una strategia di attacco iniziale, create a hooking strategy that captivates and attracts the audience attention. Vediamo se mi permette di lavorare a livello di brainstorming, perché uno strumento come GPT-4, per esempio, lo farebbe molto bene. Tu gli puoi caricare un file e lui ti può creare una slide di aggancio iniziale. Qui lui cosa ha fatto? Niente, non mi ha creato una slide, ma mi ha scritto su questa. Ok. One initial slide in which you attract the attention of the audience by surprising them with a key stat. Vediamo cosa viene fuori. Did you know in 2020 there were 306 billion emails sent and received every day? That's an average of 4 email for a person on the planet. Ma ok, make it about PowerPoint and presentations. Non è rilevante il fatto che si parli di email all'interno della nostra presentazione, quindi proviamo a farlo parlare di PowerPoint is a powerful tool for getting presentations, è molto generico. Quindi effettivamente make it about lean presentation design and make sure it conquers the audience attention. Ok, make it about lean presentation design and make sure it conquers the audience attention. Vediamo un pochettino. Lean presentation design is all about conveying your message in a clear and concise manner. That's to keep the audience engaged, ma non è un grande hook, se devo essere sincero. Ok, diciamo che abbiamo fatto un bel giro su PowerPoint. Adesso vorrei farti vedere dove viene integrato poi dentro Edge. Io non uso più Chrome, ma uso Edge. Tu hai una versione web che tutti hanno, una versione gratuita. Ti raccomando sempre di utilizzare il Precise perché usa l'API di GPT-4, quindi il più potente. Gli altri sono meno potenti, non ha senso. Work è quello che si sblocca nel momento in cui tu hai la versione paid, quindi Pro di Copilot, e tramite questa chat tu ci puoi interagire e gli puoi chiedere di fare delle cose, catch up on read emails e altre cose. Lui agisce sul tuo SharePoint, sul tuo ecosistema Microsoft, ma la cosa carina è che poi è anche connesso a internet. Quindi questa qui diventa la tua nuova ChatGPT, diciamo aziendale, un ambiente Microsoft, quindi loro garantiscono che sia protetto, safe. Infatti, per quanto mi riguarda, io in diverse realtà multinazionali sto notando che sempre più spesso questo sistema comincia a essere presente. Che dire, andiamo in fase conclusiva. Allora, se gli dovessi dare un punteggio, devo dire che ancora probabilmente il prodotto è acerbo. Non mi sembra uno strumento completo e sinceramente non è uno strumento indispensabile. Per quanto io sia assolutamente a favore di tutti gli strumenti AI, ce li ho tutti in versione Pro, li uso costantemente. Utilizzo molto spesso GPT-4, utilizzo Claude, utilizzo anche Copilot in versione web su Edge, ma la versione gratuita è più che sufficiente. Utilizzo un po' meno Bard, a meno che non stia facendo qualche ricerca specifica per Google. Su PowerPoint al momento questo non è uno strumento che mi fa la differenza, è uno strumento nel quale certamente vedo del potenziale, ma al momento se devo fare delle cose preferisco farle da solo. Sì, probabilmente può essere utile per sintetizzarmi una presentazione, ricevo una presentazione a 150 slide, non me la voglio guardare tutta, mi faccio riassumere i key points, d'accordo, sì, posso farlo anche caricando la presentazione direttamente su GPT, quindi questo momento Copilot a me non fa la differenza. Probabilmente nell'ambiente corporate dove GPT è banned, allora questo potrebbe essere una valida alternativa, però al di là di qualche piccola sintesi, traduzione, forse ecco mi è piaciuta l'idea di fare l'highlight delle keyword, non mi sembra al momento ancora pronto, almeno su PowerPoint, da dire ne posso fare a meno.
Sicuramente da testare sugli altri strumenti, sarei curioso, e lo farò nei prossimi giorni, di scoprire come lavora su Excel, come lavora su Word, su Teams, su Outlook, insomma gli altri strumenti di Microsoft che tutti noi conosciamo molto bene. Su PowerPoint direi che c'è ancora strada da fare, ma considerando l'evoluzione, gli investimenti in gioco e la velocità con cui queste nuove tecnologie si stanno diffondendo, io sono assolutamente ottimista e credo che questo sia uno strumento che oggi non possiamo più ignorare, che dobbiamo imparare a utilizzare, per cui il mio consiglio è: se ce l'hai, provalo, utilizzalo, ovvero alle volte magari ti costa un po' più di tempo che farlo a mano, ma stai imparando qualcosa, ti stai portando a casa una skill interessante. Sinceramente non credo che l'AI ci ruberà il lavoro, almeno nel breve termine, ma sicuramente qualcuno che la sa usare meglio di noi diventa un competitor temibile. Per cui lavoriamoci, proviamola, e sono curioso di leggere i commenti nel video qui sotto, che magari potrebbero dare adito a ulteriori test ed esperimenti che posso fare direttamente live e rispondere. Buon lavoro e buone presentazioni!